Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a parlare di questo. No, in verità non parliamo proprio di questo. Questo qua è il mio primo laser, comprato penso ormai 3 anni fa, forse anche di più, forse 4. Laser di questo brand piuttosto conosciuto che è Neige. Neige è stato uno dei primi brand a portare dei laser, chiamiamoli desktop, nei nostri laboratori. E questo qua è proprio uno di quelli. L'avevo pagato una sciocchezza, diciamo intorno ai 50 euro forse, ed è semplicemente una strutturina in acrilico che contiene un piccolo laser diodo da pochissima roba, tipo mezzo watt, qualcosa del genere, 1 watt, che incide con una risoluzione infima un'area di 35 x 35 mm. Quindi per cosa andava bene? Per cazzatine, tipo facciamo il logo dietro la cover del telefono o cose del genere. Il suo piattino, una meccanica che sembra recuperata da un vecchio lettore CD e un software inguardabile con il quale andare a preparare le nostre immagini e inciderle sui nostri oggettini. Ma non è di questo che voglio parlarvi oggi, ovviamente. A parte questa piccola intro, quello di cui vi voglio parlare è in verità il suo fratello molto maggiore, ovvero il Neige Max 4. Andiamo ad aprirlo e montarlo perché è veramente gigantesco, non so neanche se ci starà sopra la scrivania. 67 Lab. Per l'occasione andiamo a utilizzare l'ascia da unboxing, che taglia veramente di brutto. E vi dico la verità, mai unboxing fu più fake, perché questa scatola, come sempre, non mi sono tenuto e l'ho già aperta tempo fa. Spostiamo il nano, il fratellino minore, e facciamo posto a questa bestia. Iniziamo a tirare fuori un po' di roba. Credo che ci sia il modulo. Occhiali rossi, chiavi, viti, accessori, materiale di test, cavetto, alimentazione e iniziamo con le cose serie. Partendo dal mega portale, vedete quanto è grande, adesso vado a raccontarvi le caratteristiche ed ecco un po' di struttura. Ed è già tutto qua. Io inizierei a parlare della cosa più importante, il colore. È veramente un verde meraviglioso. Penso che sia il colore più bello che io abbia visto in questo momento su un laser. Vi faccio vedere un po' più così, che così si vede ancora meglio. Ovviamente non è la cosa tecnica più importante, ma anche l'occhio vuole la sua parte e in questo caso ce l'ha la sua parte. E porca vacca, mi era caduto il microfono, quindi vi chiedo scusa per quell'audio leggermente devastato di prima. Ma adesso dovrebbe essere tornato tutto alla normalità. Caratteristiche principali di questo laser. Innanzitutto la superficie di lavoro. Rispetto ai soliti 400x400 è molto più grande. Infatti abbiamo ben 750 mm per 460 mm, quindi circa il doppio rispetto a tutti i laser che abbiamo visionato fino ad oggi sul canale. Modulo ultra piccolo e compatto, ma comunque da 10 watt, piccolino, compatto, ma comunque potente. Sono veramente curioso di vedere come andrà a lavorare. La struttura è all'incirca la solita, all'interno abbiamo i due diodi che vengono raffreddati tramite il passaggio dell'aria all'interno del profilato di alluminio, dove viene spinta l'aria attraverso questa ventola. Cosa un po' strana rispetto a tutti i laser visti fino adesso, oltre al modulo viene anche dato un altro accessorio che è questo qua. E se vi state chiedendo cosa sia, sì, è una biro, una penna con la quale andare a scrivere e a realizzare dei disegni su carta o sui nostri supporti. Un oggettino semplice che magari ci può permettere di fare delle prove senza andare a sprecare legno. Le ricariche, come vedete, sono delle semplicissime ricariche sullo stile di quelle che sono le BIC, per esempio. Anche la struttura è un po' diversa da quella che conosciamo normalmente. Infatti abbiamo tutto il materiale, tutta l'elettronica anche, concentrati sopra all'asse X. Quindi questo portale, oltre a portare a spasso
ovviamente il modulo che troveremo attaccato qua sopra, e poi andremo a vedere anche questo motore. Vedete che tutta la parte di elettronica si trova attaccata sul lato del nostro portale, quindi il cavetto USB che noi andiamo ad attaccare sulla macchina verrà anche lui portato a spasso. Cable management che per quanto riguarda invece l'Asse X è realizzato abbastanza bene, in quanto abbiamo questa guaina semirigida che dovrebbe probabilmente rimanere alta. Andremo a vedere come si comporterà durante i movimenti. La guaina comprende direttamente anche il raccordino per le RAT. Il movimento dell'asse Y è realizzato su una piccola guida a ricircolo. Andando ancora a esaminare come è realizzato, vedete che abbiamo doppio motore per il movimento dell'asse Y, anche perché devo dirvi la verità, questo portale non è così leggero, e oltre ai due NEMA 17 appena nominati che muovono l'asse Y, abbiamo ovviamente un altro NEMA 17 che muove l'asse X, e soprattutto, cosa che non avevo ancora avuto la possibilità di provare su macchine di questo tipo, un piccolo motore anche sul carrello che mi fa la movimentazione dell'asse Z. In sostanza un laser un po' diverso dal solito, è ancora tutto da scoprire. Tutto da scoprire anche perché, devo dirvi la verità, non ho ancora trovato il manuale di istruzioni. Andiamo a vedere se per caso è questo microfoglietto che c'è qua dentro. Vediamola in un'ottica di ecologia, vedete che si tratta proprio del manuale di montaggio. Ancora un piccolo appunto su quelle che sono le caratteristiche morfologiche, chiamiamole, di questa macchina. I profili sono leggermente diversi dal solito, infatti invece del solito 20x20 abbiamo in questo caso 30 mm x 20 mm, una struttura un pochettino più solida. Questi due profili sono sorretti sul resto della struttura da questi altri profili in alluminio che vedete hanno un profilo a L anziché il solito profilo che conosciamo. Infatti si parla di profili che sono spessi quasi 5 mm in ognuna delle sezioni, quindi decisamente solidi. Guardate anche le piastre che vanno a sorreggere tutto il movimento, vedete che anziché avere le solite 3 ruotine ne hanno ben 4, quindi 2 sopra e 2 sotto, e anche il sistema per andare a regolare le pressioni delle ruote sui profili è leggermente diverso. Non abbiamo il solito dado eccentrico per andare ad avvicinare e allontanare, ma abbiamo delle viti qua sotto che servono proprio per fare questa regolazione. Abbastanza ben fatto anche il tensionamento della cinghia che vedete in questa posizione, e dove abbiamo un blocchetto che mi tiene a puleggia folle con una piastrina isolata su cui viene fatto scorrere il supporto andando a tirare una vite che troviamo qua dietro. Ultima cosa, end stop su tutti gli assi, fatti con questi micro piccoli che però sicuramente funzioneranno bene. Con questo dovrei aver fatto più o meno la panoramica completa anche di quella che è tutta la parte strutturale della macchina, e vi dico la verità, sembra abbastanza convincente, ma solo quando lo vedremo montato riusciremo a capire se effettivamente tutto quello che abbiamo visto sia funzionale o meno. A questo punto direi non perdiamo altro tempo e iniziamo a montare tutto. Montaggio veloce, stavolta cerco di non annoiarvi. Ragazzi, lo vedete questo? Questo tendicinghia è una figata pazzesca perché una volta montato funziona veramente bene, ma da montare è la cosa più merdosa che mi sia mai capitata nel montaggio di un laser. A parte il fatto che arriva interamente assemblato, quindi con tutte le viti già montate, e le viti bisogna toglierle tutte. Poi per montarlo abbiamo un unico ordine in cui fare tutte le varie operazioni per riuscire ad avvitare tutte le viti. Oltre a questo, il cuore del tendicinghia è questo micro oggettino che vedete qua, nel quale c'è un taglietto con un piccolo grano che va a bloccare la cinghia. In questo taglietto bisogna far passare la cinghia, ma
non ci passa, perlomeno non ci passa in modo agevole, per cui consiglio che vi do andare a tagliarne una fetta in diagonale in modo da fare una punta per poterlo poi aggrappare con un paio di pinze dalla parte opposta e tirare fuori. E fate attenzione perché la cinghia va inserita in un verso ben preciso, ovvero la parte liscia va messa dalla parte del grano. Occhio a non montarla al contrario, perché se no non riuscite più a fare passare la cinghia nel modo corretto sulla puleggia e dovete smontare e rifare. E visto quanto si bestemmia per far passare la cinghia in questo buchino, io vi consiglio di fare attenzione alla volta numero 1. E visto che l'operazione è effettivamente molto complessa, almeno questa operazione ve la faccio vedere nel dettaglio. Come prima cosa andiamo a rimuovere quel pezzettino maledetto, quello di cui vi parlavo poco fa, e dallo stesso con la micro chiavetta andiamo a togliere il grano. Dopodiché da qua dentro vedete che c'è un rullino folle che sta sopra ad una vite, quindi andiamo anche a rimuovere questo rullino. In questo modo siamo riusciti a rimuovere le due viti che c'erano qua all'interno, che servono per il fissaggio del tendicinghia ai due profili. Ci troviamo a questo punto con tutto smontato. Vedete che ci sono le due viti per il fissaggio, il blocchetto del tendicinghia, il rullino folle e il blocchetto per attaccare la cinghia con il suo micrograno e le varie viti di fissaggio. Questa che è quella che andrà a fare il tiro della cinghia muovendo questo che scorrerà in quest'asola, e l'altra vite che invece va a bloccare il rocchetto qua sopra. Quindi solo per il tendicinghia vedete che abbiamo un sacco di pezzetti. E adesso viene la seconda parte, che è quella del montaggio di tutti i pezzi sull'angolo dove avviene il tensionamento della cinghia. Come prima cosa faccio la punta alla cinghia in modo da farla passare più agevolmente qua all'interno, e vedete che la faccio passare con la parte liscia dalla parte del grano, e una volta che è dall'altra mi aiuto con le pinze per andarla a far uscire leggermente. La vado a tirare di un paio di centimetri, tanto comunque la cinghia che viene fornita è abbondante, e vado immediatamente a fermarla col suo micrograno. Senza esagerare, tanto ha faticato a entrare, figuriamoci a uscire. A questo punto faccio passare la cinghia attraverso questo foro, quello sagomato, diciamo, quello non tondo. E quando sono arrivato più o meno in questa posizione vado a inserire la prima vite di quelle grandi, vado a metterla nello stesso foro dove ho fatto passare la cinghia. Poi la cinghia la faccio passare attraverso questo foro fino ad arrivare più o meno in posizione. Una volta messa in posizione vado ad avvitare i due profili insieme al blocchetto, e devo già tirare bene la vite perché dopo non sarà più raggiungibile. A questo punto posso andare a inserire anche la seconda vite, e ovviamente anche lei la dobbiamo stringere fino in fondo. Fortunatamente i profili sono fatti molto bene, tagliati molto bene, e tra l'altro abbiamo anche delle lavorazioni meccaniche su questa faccia che ci permettono di avere le superfici perfettamente perpendicolari. Passo successivo, l'inserimento della puleggia folle, e vado ad avvitare anche questo. Ultima operazione, con l'ultima vite, che è questa, la vado a inserire da sotto per andare ad avvitarla in questo forellino. Questa vite è quella che farà il tensionamento della cinghia. Vado ad avvitare la vite fino a quando non sento muovere il blocchetto, facendo in modo di lasciarlo il più in alto possibile, così avrò tutto il margine per poi andare a tensionare la cinghia correttamente. A questo punto procedo e vado a far fare il classico giro, ovvero il passaggio qua sotto, poi sopra la puleggia, sotto l'altra, per poi andare a uscire da qua, dove con questa vite andrò a chiudere la cinghia. Mamma mia, che fatica a farvi vedere questa operazione. Come vi dicevo, per tensionare la cinghia è sufficiente andare a agire sulla vite che abbiamo qua sotto, fino a quando non avremo raggiunto il tensionamento corretto. E già che stiamo parlando di tensionamento cinghie, vedete che la cinghia dell'asse X è veramente molle, quindi ne approfitto, mi sposto il carrello tutto da una parte e vado a regolarla, cosa che va fatta, vediamo se riesco a farvelo vedere, agendo su questa vite qua. Questa qua, quella vite brunita, quella vite nera piccola che vedete qua sotto. Dobbiamo mollare leggermente questa e poi andare ad agire sulla vite nera. E a questo punto non resta che fare l'ultima operazione, ovvero il posizionamento del nostro modulino. Ed ecco che abbiamo finito di montare il nostro nege.
Faccio ancora alcune osservazioni notate proprio durante il montaggio, sia in positivo che in negativo, ovviamente. Allora, togliamoci subito il dente, vediamo le cose negative. Montaggio che richiede un pochettino più di attenzione, proprio per il fatto dei due tendicinghia qua in alto, perché sono leggermente più complessi da montare, nulla di pazzesco, però non è proprio un'operazione comoda da fare, non è il semplice avvitare una vite. Per contro, una volta montati, la regolazione e il tensionamento delle cinghie è molto agevole, fatto con quel sistema, perché dobbiamo agire semplicemente su due viti e verificare che il tensionamento delle cinghie sia uguale da una parte e dall'altra. Stessa cosa il tensionamento della cinghia dell'asse X, che è veramente molto agevole, è sufficiente, come abbiamo visto, svitare un grano e andare a tensionare dall'altra parte. Quindi anche in questo caso un lavoro veramente ben fatto. A livello di costruzione nulla da eccepire. Sono tutti particolari realizzati di macchina, realizzati molto bene, tutti profili tagliati egregiamente e lavorazioni meccaniche ci permettono di avere la certezza di aver montato tutto correttamente e tutto in squadra. Ottimi gli spessori, perché abbiamo le piastre di testa qua e i due profili lunghi che sono veramente molto resistenti, veramente molto spessi. Abbiamo due piastre da 5 mm e anche i profili sono degli estrusi da quasi 5 mm di spessore, quindi praticamente indistruttibili e inflessibili. Per il resto, modulino piccolissimo, realizzato anche lui molto bene. Abbiamo la slitta che entra perfettamente e il sistema di fissaggio è molto agevole. Resta da capire come verrà fatta la regolazione del fuoco con il motorino dell'asse Z. Cablaggio abbastanza ben fatto, anche perché questo cavo, che sembra un cavo pendulo così, all'interno ha una bacchetta di plastica che spero vada a durare, perché sembra un acrilico un po' più morbido, che arriva circa fino a questa altezza, quindi funge come un po' da antenna, da guida, è flessibile ma permette di tenere il cavo alto in modo che non vada a finire, vedete che anche se lo spingo difficilmente arriverà sul mio modello. Quindi finalmente vediamo su un laser un cablaggio fatto abbastanza bene. Per quanto riguarda gli altri cavi non c'è molto da dire, perché come dicevamo la scheda madre non è fissata al telaio come al solito, ma è attaccata in testa al portale, cosa che sarà da verificare se sia comodo o meno, perché effettivamente qua dentro noi entreremo con l'alimentazione e con il cavo USB. Detto questo, penso di aver completato la panoramica del prodotto. Non mi resta adesso che provare a collegarlo a Lightburn e vedere se si connette correttamente e se tutto funziona come dovrebbe. Io adesso vi saluto, passerà qualche secondo per voi e qualche ora o addirittura qualche giorno per me, in modo da poter fare tutte le prove e tornare da voi con un risultato concreto. Rieccoci qua dopo qualche giorno di test. Qualche giorno proprio questa volta, perché ho faticato un pochettino, devo dire, a trovare la quadra per questo laser. E adesso vi vado a raccontare i motivi. Come vedete qua c'è un disastro pazzesco, ho tagliato qualsiasi cosa e andiamo a vedere questi risultati traendo le nostre conclusioni su quello che è questo laser e soprattutto su quello che è il modulo A40640, che è questo modulino zoom che non mi ha convinto del tutto, devo dirvi la verità. Ma io, prima di passare a quello che potrebbe farvi interrompere la visione del video, perché vi farà dire ah ma no, questa macchina no, eccetera eccetera, voglio andare invece a fare una panoramica di quelle che sono tutte le feature positive di questa macchina, perché nonostante il modulo questa macchina è molto performante per tutta una serie di motivi. Abbiamo già visto la struttura, che è veramente ben fatta, veramente massiccia, con dei profili in alluminio sovradimensionati rispetto a quelli che vediamo normalmente sulle macchine e con una meccanica di buonissima qualità. Per esempio tutti i tensionamenti delle cinghie fatti veramente bene, pezzi lavorati di macchina, veramente il top, vi dico, una delle migliori macchine per quanto essere queste strutture molto semplici e realizzata veramente bene, non mi stancherò mai di dirlo. Ripassando un pochettino tutto quello che abbiamo detto, doppia motorizzazione sull'asse Y, visto che abbiamo un portale che è anche piuttosto pesante da portare in giro, guida lineare per il carrello X, interessantissimo, anche se a livello di funzionalità bisogna farci un po' l'abitudine e andremo a vedere adesso perché, la motorizzazione dell'asse Z, che ci permette quindi di andare a regolare il fuoco, di andare a regolare la posizione del nostro modulo rispetto a quello che stiamo andando ad incidere in maniera automatica. Non male anche la questione di avere già il tubo per l'air assist, quello che vedete in questa posizione, integrato in tutta la struttura e già inserito all'interno della calza. Infatti lo vedete qua collegato al tubetto
e lo vedete collegato a questa pompa, che è una pompa generica per acquari, che se vi ricordate abbiamo già visto in qualche video precedente, la utilizzavo sulle prime macchine. Quindi in questo momento pompa che non è controllata automaticamente, me la devo accendere e spegnere, ma questo per una mancanza mia. Vado adesso ad esaminare tutte quelle cose che abbiamo visto all'inizio, durante l'assemblaggio e durante l'unboxing, partendo per esempio dal fatto di avere la scheda di controllo posizionata sopra al portale. Devo dire che non è male, anche se il fatto di portare avanti e indietro sempre a spasso il cavo di alimentazione e il tubo dell'Air Assist ed il cavo USB, che in questo momento è sconnesso e vi spiegherò a breve perché, sicuramente va a condizionare un pochettino la posizione in cui andremo a mettere il nostro laser e il nostro computer, in quanto in questa fascia di passaggio non dovrà esserci nulla e anche lo spostamento dei cavi dovrà essere piuttosto libero, diciamo. Però questo ci permette sul resto della struttura di avere una macchina molto compatta rispetto alle dimensioni, che sono veramente generosissime. Asse Z motorizzato, un punto veramente a favore. Un punto a favore che però ci chiede qualche accorgimento in più da prendere su Lightburn per andarlo a utilizzare al meglio. L'asse Z motorizzato serve principalmente a muovere il nostro modulo per andare a posizionarsi nella posizione di fuoco, diciamo. Questo cosa ci permette di fare? Soprattutto quando andiamo a realizzare dei tagli e abbiamo magari spessori elevati, ci permette di andare a fare passate differenti andando a muoverci sull'asse Z. Quindi se noi dobbiamo tagliare, che so, 8 mm di legno, andremo a posizionarci con la prima passata a un certo offset, quindi il laser si posizionerà con il fuoco sulla superficie o poco sotto la superficie. Sulla passata successiva o sulle passate successive avremo la possibilità di andare a incrementare questo offset in modo che il laser si vada ad abbassare e vada a focalizzare già, diciamo, all'interno del taglio. Perché vi dico che bisogna fare più attenzione? Perché se andiamo a utilizzare questo laser dovremo andare ad abilitare alcune funzioni come l'utilizzo dell'asse Z e l'offset dell'asse Z su Lightburn e di conseguenza, avendo un parametro in più, dobbiamo andarlo a gestire. Questo parametro viene gestito all'interno dei livelli, quindi su ogni livello, che sia di incisione che sia di taglio, va impostato lo Z offset in modo da andare a posizionare correttamente il laser. Oltre a questo dovremo ricordarci per ogni spessore di materiali utilizzati di andare a modificare il nostro offset. Esempio pratico: per i tagli che ho eseguito ho utilizzato uno Z offset di 39 mm e questo vale per il materiale da 3 mm. Ovviamente se io vado a inserire un 8 mm, questo 39 mm dovrà essere ridotto in modo da avere il punto di fuoco sulla superficie, quindi andrò a ridurlo di 5 mm, che è la differenza tra i due materiali. Parlando sempre delle cose positive, vi ho fatto notare che in questo momento non ho il cavo USB collegato, perché con l'ultimo aggiornamento firmware, che è arrivato proprio mentre io facevo i miei test, c'è la possibilità di collegare via Bluetooth il laser al nostro computer utilizzando una porta virtuale. La procedura è semplicissima, bisogna passare attraverso un software proprietario Nege che fa un bridge tra la porta COM vera e la porta COM virtuale, diciamo, ma una volta fatto questo il nostro laser sarà perfettamente collegato via Bluetooth attraverso questa porta COM. Adesso voglio farvi vedere qualche test fatto con questa macchina per farvi capire quelli che sono quei difettucci che ho trovato per quanto riguarda il modulo. In verità questo modulo non è male, ma noi siamo abituati adesso a tutti i moduli con focale fissa, con punto di messa a fuoco fisso piccolissimo, che quindi un modulo come questo, che probabilmente è ancora versione old style, con una messa a fuoco manuale da fare sulla ghiera della lente, eccetera eccetera, ci fa sicuramente storgere il naso. Il risultato finale non è male, ma abituati a quelli che sono i laser di questo momento ci dà un risultato un po' diverso da quello che ci aspettiamo. E più che per quanto riguarda il risultato, quello che ho trovato io come problema è trovare la quadra per farlo funzionare correttamente, proprio dovuto al fatto che c'è questa regolazione manuale. Vedete che in questo momento io ho il modulo fissato con il suo inserto in alluminio, tra l'altro fatto anche molto bene per quanto riguarda l'Air Assist. Vedete che c'è il foro d'uscita. Questo pezzetto viene sostituito a quella che è la protezione di plastica rossa, che è tenuta fissata con 4 viti. Le regolazioni vengono fatte attraverso questa ghiera che, avvitata o svitata, va ad allungare o accorciare il punto di messa a fuoco. Una volta fatte le regolazioni, questo modulo non funziona male. Il problema è proprio fare le regolazioni, in quanto noi dobbiamo andare ad agire qua dentro con
il nostro bel cacciavitone per andare a regolare la messa a fuoco e andare a muovere questa ghiera che non ci dà la lunghezza focale certa, non abbiamo una misura vera e propria, la misura la dobbiamo fare noi. Però quando facciamo la misura? Quando ovviamente il modulo è montato sulla macchina e abbiamo una superficie sotto. Per cui è molto scomodo fare queste regolazioni, perché noi dobbiamo andare a regolare un pochettino, riattaccare il nostro modulo, guardare dove è il punto, prendere la misura con il calibro per cercare di capire l'altezza e poi andare a prendere le misure che andremo a inserire come Z offset su Lightburn. Quindi capite che non è proprio una cosa comodissima. Da persona viziata o da persona alle prime armi senza essere viziati, mi aspetto che mi arrivi la macchina, soprattutto con i moduli a focale fissa che ci troviamo oggi, con il loro bel blocchetto d'alluminio al massimo che ci serve per andare a posizionare il nostro laser all'altezza corretta. Dover fare tutte queste operazioni ci fa perdere una marea di tempo. Ho montato proprio ieri un laser per un amico, modulo a focale fissa, mezz'ora per montare il laser e dopo 10 minuti eravamo lì che tagliavamo perfettamente. Non voglio dire che questo modulo funzioni male, voglio dire che è un pochettino vecchio stile e quindi ci richiede di fare tutta una serie di operazioni a cui purtroppo non siamo più abituati. Io sono molto per gli automatismi, per cui il mio consiglio non è scartare questa macchina, perché questa macchina funziona veramente bene. Il mio consiglio è, al momento dell'acquisto, non scegliere questa macchina con il modulo A40-640. Ci sono altri due moduli che sono l'E40 e l'E80 che sono di nuova generazione, quindi con la focale fissa andiamo poi a regolare solamente il nostro Z offset con il motore o volendo possiamo anche fare la regolazione in modo manuale se non abbiamo voglia, ottenendo sicuramente degli ottimi risultati. E40 e 80 sono rispettivamente da 10 e da 20 watt. Se volete ulteriori dettagli su come fare questa regolazione nel caso abbiate comprato questa macchina, chiedetemelo nei commenti oppure contattatemi direttamente su Instagram, dove, come vi ho già detto più di una volta, c'è un rapporto più diretto con il quale riusciamo a scambiarci consigli, a dare informazioni aggiuntive di un altro livello che non sui commenti qua sotto su YouTube. Vi faccio vedere qualche risultato. Andando a tagliare, come vedete, una marea di queste righette, sono andato a verificare la larghezza del kerf, quindi la larghezza effettivamente di materiale che viene asportato dal laser sulla X e sulla Y. Infatti questi pezzi che vedete sono stati tagliati, uno in orizzontale, si vede la O, e uno in verticale, e se io vado a misurare dovrebbero essere di 3 mm. Vedete che in verticale ho 2,85 mm ed è il taglio fatto nella direzione più allungata, diciamo, del punto di messa a fuoco. Vado invece a misurare quella tagliata in orizzontale, che è quella che interessa il lato, diciamo, largo del punto di messa a fuoco, e vedete che ho comunque una differenza di quasi un decimo. Quasi un decimo non è pochissimo, soprattutto quando dobbiamo andare a realizzare degli incastri. A tal proposito sono andato a realizzare la classica scatoletta stupida per provare proprio gli incastri e devo dire che gli incastri non vengono male. Sono leggermente laschi, ma comunque se vado ad assemblare la mia scatola, anche senza colla riesco comunque ad ottenere un incastro molto solido. Vedete che la scatoletta balla un pochettino, ma è comunque ben incastrata. Cosa che comunque vi fa capire che il modulo sia effettivamente un buon modulo, ma un pochettino più rognoso, come vi dicevo, da regolare. Ho fatto ancora anche qualche prova per quanto riguarda le incisioni con il mio solito logo inguardabile e vedete che il risultato anche per quanto riguarda le incisioni non sono malaccio. Queste prove per cercare di capire quanto posso andare a tagliare sottile, questi tagli sono di 1 millimetro circa e vedete che i tagli vengono eseguiti bene comunque in tutte le direzioni, il che ci fa capire anche quanto la macchina appunto sia precisa nei movimenti. Prima di arrivare alle conclusioni voglio ancora spendere due parole su questo accessorio. Questo accessorietto, come abbiamo già visto prima, è un oggetto che va messo al posto del nostro laser, vedete che ha la stessa identica slitta, e che invece di sparare il raggio laser vedete che ha una punta di una biro, proprio per andare a disegnare sul nostro foglio anziché andare a utilizzare il laser. A cosa serve? Sostanzialmente, devo dirvi la verità, non sono riuscito a dare un significato vero e proprio al funzionamento di questo oggetto, se non quello di disegnare su un foglio di carta in modo piuttosto ipnotico, quindi è molto
divertente da guardare, ma fatto quello non ne vedo tutta questa utilità. Quello che viene detto di questa biro è che serve per andare a fare i nostri test senza quindi andare a sprecare del legno. In parte ci può anche stare. Diciamo che se volete provare il laser, capire dove vanno a finire gli zeri, capire come andare a farlo funzionare nel vero senso della parola, soprattutto per quanto riguarda la Z, allora può tornare effettivamente utile. Si va a sostituire al modulo, io ho dovuto sollevare questo ripiano per arrivare in posizione e poi l'ho fatto disegnare, andando a lavorare sulla Z, che ovviamente a ogni cambio figura deve in questo caso alzarsi. In questo modo lui dovrà disegnare un cerchio, scende giù, va a toccare il foglio, dovremo andare a settare le altezze opportunamente e andremo a dare quei 2 mm di offset per cui lui scenderà, farà il suo disegnino, si alza, si sposta, fa l'altro disegnino, eccetera, eccetera. Io ho fatto una prova, ho realizzato una sorta di mandala. Vedete che è una forma piuttosto complessa. Ho provato anche a dire a Lightburn di non considerare le linee sovrapposte, ma in alcuni casi vedete che è stata ripassata la linea più e più volte, per cui non è stato fatto proprio al 100%. Vedete che ho anche delle imprecisioni, c'è una linea qua che non avrebbe dovuto esserci, ci sono delle lineette qua che sono state fatte non si sa bene per che motivo. Però vederlo lavorare, come vedete da qualche immagine che vi sto facendo passare, è comunque piuttosto ipnotico. Utilità, come vi dicevo, relativa. Molto bene, detto ciò passiamo alle conclusioni. Il prezzo non l'avevo ancora nominato, non è una macchina entry level per tutte le feature che abbiamo visto e la troviamo intorno ai 600 euro in combinazione o col modulo questo qua, la 40640, oppure con il modulo E40. Il modulo E40 è il modulo da 10 watt di cui vi ho accennato prima, quello a fuoco fisso, quello che onestamente consiglio di comprare proprio per il fatto che prezzo con questo, prezzo dell'altro sono identici. Oppure versione più costosa con il modulo E80 che è quello da 20 watt che quindi vi apre già altri orizzonti come dicevamo e come abbiamo visto anche nel video relativo alle comparazioni delle potenze dei laser. Quindi per trarre le somme vi consiglierei questo laser? Assolutamente sì, ma non con questo modulo, con il modulo E40. Struttura bellissima, colore favoloso, feature meravigliose, oggetto inutile compreso nel prezzo, meccanicamente un vero gioiellino. Ecco, l'unica cosa che andrei ancora a modificare è questo oggetto qua, perché come vi ho detto, qua dentro c'è una striscia di plastica che dovrebbe tenere questo oggetto sollevato. In verità tende a scendere un pochettino e a volte va a toccare il piano, per cui bisogna fare attenzione almeno a metterlo dall'altra parte se non a tirarlo su. Quello che penso farò io è con questa barra di acciaio filettata andrò a posizionarla in questo forellino di questa staffa che serve per degli optional che tra l'altro non ho e poi andrò a collegarla con un qualcosa di elastico in questa posizione in modo che non mi dia fastidio durante le incisioni. Modifica che farò a breve, magari la vedrete nel prossimo video se mi mandano il famoso modulo E40. Dimenticavo una cosa importantissima, la scheda madre è già predisposta per tutta una serie di oggetti, tra cui l'Erassist ovviamente. Noi in questo momento abbiamo utilizzato la pompa staccata, così dovevo mettere e togliere la spina perché questa qua è una burinata di pompa grezzissima per gli acquari a cui non ho ancora nemmeno avuto voglia di mettere un interruttore, ma con un'uscita della scheda che supporta sia il comando per l'M7 che il comando per l'M8 abbiamo la possibilità di andare a controllare o il motore del compressore oppure un'elettrovalvola, con l'utilizzo quindi dell'opzione Erassist direttamente da Lightburn. Quindi scheda anche lei molto convincente. In più connessione Bluetooth che come vi dicevo comodissima, veramente comoda. Ci troviamo quindi con una macchina dalle ottime caratteristiche che vi consiglio soprattutto se avete un po' più di spazio e avete necessità di partire con un'area che non è il solito 400x400. Qua dicevamo la superficie è quasi il doppio, abbiamo 750 mm di asse X e circa 40 cm nell'altra direzione. Niente male. Molto bene, anche oggi con i test abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, se volete qualche dettaglio aggiuntivo contattatemi qua sotto nei commenti, rispondo sempre a tutti. Se vi serve qualche informazione un po' più dettagliata contattatemi su Instagram, anche in questo caso rispondo a tutti
e in questo modo contatto diretto tra me e voi, e dove ho la possibilità di darvi risposte anche un pochettino più articolate che non nei commenti qua sotto. Ultima cosa, come al solito vi dico, iscrivetevi al canale e già che ci siete attivate anche la campanellina in modo da non perdervi nemmeno un video. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi! È troppo lontano, non ci arrivo stavolta.